Oggi siamo di fronte alla chiesa di Sant'Alessandro a Massanzago, che sorge ai margini dell'attuale territorio comunale verso Borgoricco. Prospiciente alla chiesa si trova il cimitero. Viene citata per la prima volta nel 1181 in un documento del capitolo della cattedrale di Treviso. In questo atto si dichiara che godeva di un beneficio e che il sacerdote ad essa assegnato aveva il titolo di rettore. Da questa prima documentazione fino al XVII secolo fu cappella della Pieve di Rustega. La configurazione attuale della chiesa risale al 1620 ed è stata trasformata, come la vediamo, per volontà del parroco Bernardino Rocca. Il parroco Bernardino Rocca fece anche eseguire il tabernacolo e trasformò gli altari lignei in marmorei. Nel 1852 fu rifatto il pavimento e nel 1910, su iniziativa della nobile Teresa Marzin, fu ricostruito il campanile abbattendo quello del XV secolo, innestato all'interno della chiesa, ritenuto pericolante. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, considerata l'antica chiesa inadeguata per accogliere l'aumentata popolazione e costoso il restauro, si decise di fare una nuova parrocchiale. Solo a partire dal 1993, grazie al Comitato Chiesa di San Alessandro, si è cominciato il restauro dell'antica chiesa, che viene portato avanti ancora oggi. Osservando frontalmente la chiesa, si nota una sopraelevazione probabilmente dovuta alla ricostruzione seicentesca, che mantenne la facciata precedente del XV secolo. Anche l'antico campanile demolito era della stessa epoca. La sua base, però, è ancora individuabile nella parte destra in mattoni e all'interno, nella parte destra dell'entrata, in un delimitato riquadro. Anche il portale d'ingresso, con l'inquadratura in pietra di Nanto, tipica del XV secolo, è stato parzialmente conservato. Poco è rimasto invece degli affreschi che erano presenti sulla facciata, tra i quali un grande San Cristoforo tra il portale e la base del vecchio campanile. Sempre all'esterno, sulla parete a mezzogiorno della chiesa, si possono vedere, sopra le pietre tombali, delle lapidi commemorative di parroci e personaggi illustri di Massanzago, tra le quali si scorge quella della contessa Teresa Marzin. All'interno dell'edificio sacro, sulla parete a sinistra dell'ingresso, l'altare del 1608 con la pala di San Gottardo, Sant'Antonio Abate e Sant'Antonio da Padova, opera datata 1865 del pittore abate Ferdinando Schumann, 1801-1877. Di seguito, in una nicchia, il fonte battesimale e poi l'altare della Beata Vergine con la tela della Visione di San Domenico, della Madonna del Rosario e Gesù Bambino, del 1828 di Angelo De Gaspari, detto Gasparini, pittore veneto della prima metà del XIX secolo. L'altare del 1642, commissionato da Don Bernardino Rocca, è opera di Bernardo Tagliapietre. Sull'altare maggiore, pure costruito da Bernardo Tagliapietre, troviamo il quadro del martirio di Sant'Alessandro di Jacopo Marieschi, 1711-1794, allievo di Gasparo Diziani. Sui lati del presbiterio sono pregevoli le cantorie del XVII secolo. Sopra queste ci sono decorazioni a stucco come pure sul soffitto. Sul lato destro, invece,
Dopo l'altare dedicato a San Giuseppe, troviamo sopra una porta laterale l'ottocentesco pulpito, al quale si accede per una stretta e ripida scaletta in legno costruita in un angusto ambiente edificato all'esterno della navata e che fu posizionato davanti una meridiana, forse del XVII secolo, parzialmente distrutta per aprire la porticina di accesso al pulpito. Della meridiana dimezzata si intravede l'ala di un angelo. Dopo il pulpito è posizionato invece l'altare del 1608 con la pala raffigurante San Biagio tra San Rocco e San Sebastiano, Sant'Agata e Santa Polonia, di Micheli Andrea 1542-1618, detto Andrea Vicentino. In cima alla struttura dell'altare si nota lo stemma del nobile Don Bernardino Rocca, che lo fece costruire a sue spese. Sopra la porta centrale c'è l'organo malvestio voluto dal parroco Don Pietro Rondero, della metà del XIX secolo, ora non più funzionante.